John, cosa stai facendo qui? Le lezioni iniziano tra circa un'ora e mezza. Non verrò più alle tue lezioni. Ho smesso. Non posso più. Ma perché? C'è qualcosa che posso fare per te? Forse posso aiutarti. Oh, sul serio? Tipo, mi hai aiutato a imparare l'italiano per tutto questo tempo. No, grazie. Che cosa? Ma cosa è successo? Ho fatto qualcosa di sbagliato? Dimmi. No, insegnante. Sono davvero dispiaciuto, ma non posso più farlo. È troppo difficile. Vuoi dire imparare l'italiano? So che a volte non è facile, ma non puoi arrenderti. John. Ma insegnante, provo e riprovo e per quanto ci provi, non riesco proprio a memorizzare il nuovo vocabolario. Mi sento come se potessi parlare solo un livello base di inglese. Provo a memorizzare nuove parole, ma niente. E ho bisogno di imparare nuove parole per parlare meglio, per parlare con i miei clienti al lavoro. So cosa vuoi dire. So che potrebbe essere difficile imparare nuove parole in italiano. Manantai ti stai aiuterò. Ti dirò come puoi memorizzare nuove parole. Davvero, insegnante? Grazie mille. Presterò attenzione a tutto ciò che dici. Spesso mi vengono poste domande dagli studenti e una delle più grandi è come posso migliorare il mio vocabolario. E la prima cosa che consiglio sempre ai miei studenti è leggere. Leggere e leggere. Leggi quando possibile. Che sia un romanzo, una rivista o qualcosa di banale. Prestare molta attenzione a qualsiasi cosa con scritte sopra. Più sei esposto alle parole, più imparerai. Non saltare le parole sconosciute. Se non sai cosa significa una parola, cercalo e prendine nota. Ma ovviamente dovrai usare questa parola più tardi in una frase diversa. Mentre leggi e scopri nuove parole, prova a capire il significato della frase. Ricorda qualcosa. Più leggi, più parole imparerai. Quindi fallo il più possibile. E penso di avertelo detto prima, ma lo dirò di nuovo. Non importa cosa leggi. Può essere una rivista, un giornale, un libro, qualunque cosa tu voglia, ma leggi qualcosa, per favore. Dato che sono un ingegnere, mi piace leggere articoli di ingegneria e tecnologia. È un po' difficile capire tutto, ma cerco di farlo comunque. Va bene o? È perfetto. Se ti piace quello che stai leggendo, ti motiverà a saperne di più. Un'altra cosa che puoi fare è, e questo suggerimento ha aiutato molti studenti, concentrarti su una singola parola del giorno. Le persone di solito cercano di memorizzare molte parole o frasi ogni giorno, ma non ci riescono. E forse è perché stanno prendendo più di quanto possano gestire. Concentrati su una sola parola al giorno. Ad esempio, se impari la parola bottiglia, usala il più possibile. O,
Questa bottiglia d'acqua è diversa. Mia madre ha 2 bottiglie di soda. Voglio una bottiglia di latte. Questo ti aiuterà non solo a memorizzare la parola e la pronuncia, ma anche a collegarla ad altre frasi. In questo modo potrai usare questa parola in molte situazioni diverse. Aiuta davvero. Porta sempre con te un dizionario. Utilizza la versione che preferisci, cartacea, software o online. Quando scopri una nuova parola, cercala sul dizionario per coglierne sia la pronuncia che il significato. Successivamente, trova parole e frasi simili e i loro opposti, sinonimi e contrari. Questo ti aiuterà a capire meglio quella parola e a sapere come usarla. Molte persone non prestano attenzione a questo, ma un buon dizionario è davvero importante. Ma puoi anche creare il tuo dizionario. Sì, hai sentito molto. Beihan. È un'ottima idea scrivere le nuove parole che scopri. Le parole che ti interessano. Semplicemente scrivendoli inizierai a riconoscere le parole mentre leggi. Inoltre, tenere un dizionario di tutte le tue nuove parole ti darà la sicurezza necessaria per imparare ancora più parole. Soprattutto quando puoi vedere quante nuove parole hai già imparato. È motivante. Oh, qualcosa che funziona davvero bene anche per le persone che vogliono imparare nuovi vocaboli è: usa la tua voce interiore. Sai che l'apprendimento è essenzialmente un processo interno. Per imparare una parola, devi entrare nel mondo della tua voce interiore. Prova quanto segue. Ascolta una parola frase una volta, ora ascoltala nella tua testa, poi dilla nella tua testa. Poi dillo ad alta voce. Registra te stesso mentre lo dici e ascolta la registrazione. Suona come l'hai sentito con il tuo orecchio interno? Quindi, lavora su quello. Cos'altro? O, usa la ripetizione spaziata. La ripetizione fissa nuove parole nella tua memoria. Tuttavia, ripeterli 100 volte nel corso di una giornata non sarà così efficace come ripeterli alcune volte in un periodo di diversi giorni o settimane. Questa è ripetizione distanziata. Usa subito la nuova parola. Quindi prova a ricordarlo tra un'ora. Rivedilo poco prima di te. Vai a letto. Usalo di nuovo un giorno dopo. Infine, rivedilo tra un paio di giorni. Questo è il modo migliore. Sfida te stesso con giochi di parole. La percezione di una sfida stimola il cervello. I giochi che ti aiutano a scoprire nuovi significati e nuove parole sono un modo divertente per espandere il tuo vocabolario. Alcuni esempi possono essere cruciverba, anagrammi, confusione di parole, Scrabble e Boggle. Ne puoi trovare moltissimi su internet. Devi solo cercare il gioco giusto per te. Inoltre, partecipa alle conversazioni. Semplicemente parlare con altre persone può aiutarti a imparare a scoprire nuove parole. Come per la lettura, quando senti una nuova parola, ricordati di annotarla per poterla studiare in seguito.
E poi aggiungi lentamente la nuova parola al tuo vocabolario. È stupefacente. Infine, dillo in realtà. Non è facile ricordare attivamente una nuova parola o frase in un momento. Anche se hai provato a memorizzarlo. Mi creda. Per cambiare questa situazione, registrati mentre parli per 2 o 4 minuti senza fermarti. Potresti descrivere il mondo che ti circonda o esprimere la tua opinione su un argomento particolare. Successivamente, ascolta la registrazione del tuo discorso e nota quali parole hai usato. Hai usato qualcuna delle nuove parole che vorresti attivare? Hai usato parole familiari che potrebbero essere sostituite con parole nuove? Successivamente, effettuare una nuova registrazione. E meglio, se non lo è, fallo ancora e ancora. Se segui questi suggerimenti, sono sicuro che potresti imparare facilmente nuovi vocaboli. Provali e basta. Mi hai aiutato molto, insegnante. Stavo per smettere, ma ora mi sento motivato. Non posso smettere. Questo è il mio sogno. Voglio parlare italiano avanzato. Professore, una domanda. Posso chiederti altri consigli su come imparare l'italiano, per favore? Ovviamente. Questo è il mio lavoro. Aiutare gli studenti a migliorare il loro italiano. Se avete domande, fatemelo sapere commentando questo video. È tutto. Grazie maestro. Grazie mille. Ora studierò ancora più duramente.